Prima cosa, stiamo parlando appunto di un ambito, particolare perché ci sono dei dati che son certamente sensibili, anche da parte dei, proprietari, dei padroni. Quando parliamo di interno, il dilemma è l'equilibrio, nel senso che più chiudi all'interno, meno circolano facilmente informazioni e naturalmente più il lavoro si complica. Ma partiamo dalla scaletta delle cose che dovrebbero avere. Prima di tutto, dovrebbero avere un team di professionisti che conoscono bene questo argomento. Questa è la cosa base. Perché? Perché qualcuno che si occupa di qualsiasi cosa non è un esperto di sicurezza informatica. E addirittura oggi la sicurezza informatica si è così evoluta che è raro trovare l'esperto di un po' di tutto. Ci sono persone molto esperte in ambito legale, ci sono persone molto esperte in ambito tecnico e ci sono molto altre persone che sono esperte nel gestire. E sono tre cose diverse. Quindi avere un team, direi oggi, per le situazioni più estreme, veramente competenti. Se la cosa viene fatta fare al figlio del padrone dell'azienda o del direttore sanitario perché no, è un appassionato di informatica o all'amico perché, vabbè, non è così che le cose funzionano. Le figure professionali sono 3. Una figura professionale, l'esperto di informatica a livello tecnico, perché comunque si parte dalla tecnica. E il tecnico, l'esperto di sicurezza, ma che si occupa di sicurezza, non che dice che si occupa di sicurezza, okay, ha anche delle competenze legali. Non esiste, almeno oggi, un professionista nell'ambito della sicurezza informatica che non abbia anche competenze legali. Poi, se la realtà è più grande o se ci sono altri problemi, questa persona può portare qualcuno, che è tipicamente un avvocato, ha un'esperienza che nasce dal legale, che è specializzato in quell'ambito a livello giuridico. E infine c'è proprio un discorso più ampio di gestione di reti, quindi quello che una volta tipicamente veniva 20 anni fa veniva chiamato in Italia il sistemista. Queste sono le 3 figure professionali che più importanti per una realtà come quella che stai descrivendo, quindi azienda dalla piccola alla grande, parti dalla figura appunto dell'esperto di sicurezza informatica e poi a quel punto ci aggiungerei anche oggi tutto quello che è l'aspetto di comunicazione e marketing digitale. Ha assolutamente senso in una figura che racchiuda tutte queste competenze. In quel caso, chiaramente sei più piccolo, chiaramente non hai bisogno di quello che è in grado di entrare in tutti i micro livelli del tipo di cifratura di questo piuttosto che quest'altro, ma che ne sappia un pochino di sicurezza, un pochino di legge, un pochino di sistemi, quindi ti può mettere in piedi una rete di 2, 3 computer e ti può anche gestire una campagna di comunicazione. Lo pagherai quella giornata alla settimana, okay, poi lì, un attimino da vedere il carico di lavoro. Di più all'inizio, meno dopo, perché se ha fatto bene il suo lavoro ci sarà anche meno bisogno di lui, come sicurezza informatica. Può essere invece che a livello di comunicazione più fa bene il suo lavoro, più, c'è bisogno di lui. Soprattutto una realtà piccola beneficerebbe da queste cose. Backup, backup, backup. Una ridondanza di backup. La gente pensa molto spesso che la sicurezza informatica nasca da appunto firewall, protezioni, cifratura. Per carità è fondamentale, ma in realtà le prime 2 cose da vedere sono: che informazioni hai, quindi che tipo di informazioni hai, quanto sono importanti, riservate, hanno valore legale, eccetera, eccetera, e il backup. Questa è la base di tutto. Un backup ridondante, giornaliero, settimanale, mensile, annuale, in luoghi diversi. Una volta costavano tanto, oggi un backup non costa più niente. Averne tanti, prima cosa. Quindi, struttura, professionisti dedicati. Seconda cosa, backup. Terza cosa, avere tutte reti in VPN. Questa è un'altra cosa fondamentale. Tutte le comunicazioni con l'esterno devono avvenire tramite delle VPN. Dall'esterno verso l'interno, dall'interno verso l'esterno, specialmente oggi che c'è un sacco di telelavoro e così via. E quando tu metti dei dati anche su degli spazi di terzi, spazi disponibili, no, come Google Drive per esempio, ma, Microsoft Cloud e tutta quella roba lì, i dati devono essere cifrati. In questo modo neanche la struttura, neanche Google
può avere accesso ai tuoi dati. Okay, quindi la cifratura a livello di trasmissione dati, reti, a livello di email e a livello di archiviazione è fondamentale. Il messaggio è cifratura, anche leggera, anche solo banalmente entrano i ladri e rubano i PC. Se il disco è cifrato, okay, riformatteranno tutto, avranno un PC in più. Oggi i dati del mondo del lavoro e del mondo privato sono molto compenetrati. A tutti capita di vedere la propria email quando sei sul computer di un'azienda e viceversa, di lavorare da casa con dei dati, no, di quell'azienda. È una cosa estremamente normale e quindi avere una cifratura, ti ripeto, a tutti i livelli, nell'archiviazione, nella messaggistica e a livello di reti con delle VPN, oggi ha dei costi limitatissimi, è estremamente semplice implementarla, anche per una piccola media azienda, e già questo ti innalza il livello di sicurezza di anni luce. Bisogna, essere diffidenti di quelli che ti propongono cloud con servizio di cifratura. Perché se ti propongono cloud col servizio di cifratura vuol dire che loro possono accedere ai tuoi dati. In realtà sotto questo punto di vista conviene molto di più usare appunto Google Cloud, ma con dei dati cifrati caricati nel cloud. Un'altra cosa che può essere particolarmente utile, utilizzare sistemi operativi clean. Keep it simple, rimaniamo semplici, usiamo solo la roba che ci serve, punto. Non andiamo a cercare cose che poi alla fine non ci servono. Possiamo anche provarle, per carità. Una volta che vediamo che non ci servono, croce, si elimina. Io ad esempio, racconto la mia personalissima esperienza, limito il numero di app sul mio cellulare al minimo, ci sono solo quelle che uso abitualmente e tutte quelle che hanno tutta una serie di obblighi, aggiornamenti automatici, eccetera, eccetera, io per principio faccio senza. Faccio senza anche della funzionalità, non me ne frega niente. Ho persino cambiato delle banche a questo riguardo. Saper rinunciare a tutta una serie di cose che alla fine non ci servono e neanche alla fine, all'inizio. Io non sto usando una telecamera. Perché? Perché non ne ho bisogno. Ricordarsi sempre a cosa serve uno strumento di qualsiasi tipo, sia esso un'automobile, sia esso un software, e usarlo per quello. E lasciate perdere le protezioni, i software, questo e quest'altro. Al massimo utilizzate una VPN. Backup e semplicità. È la cosa migliore. Mantenere le cose semplici. Perché più diventano complicate, più cominciano i casini. Anche senza gli hacker. Uno fa un post del suo cagnolino sotto i ferri, come qualcuno fa un post su un social che è a letto ammalato, che è stato ricoverato in ospedale, eccetera, eccetera, fai un post di questa cosa qua. Ecco che tu cominci a vedere tutta una serie di informazioni che vanno via. Quindi attenzione, perché l'altra cosa che una clinica veterinaria dovrebbe controllare, o quantomeno invitare per evitare i danni illegali, è informare il cliente. Tipicamente io sto pensando a un bel cartello all'entrata, così nessuno può creare dei problemi, non serve neanche a raccogliere firme, controfirme, dove si invitano gli utenti a spegnere il cellulare o comunque non prendere foto, limitare tutti gli scambi, le informazioni, eccetera, proprio per ragioni di privacy nei confronti loro, degli altri clienti, eccetera. Nello stesso tempo, l'azienda è fatta da persone, quindi ci saranno tanti dipendenti, i veterinari che dicevi, quei veterinari vanno informati appunto di non postare, e la stessa cosa i clienti. Se un cliente posta la foto di lui col suo cagnolino e di te che sei accanto, tutto il mondo sa che tu sei lì in quel momento. L'altra cosa che raccomanderei appunto sempre a queste cliniche veterinarie è avere sempre ben chiaro quali sono le informazioni dove devi applicare un processo di sicurezza informatica. Perché quelle dove non lo devi applicare, non solo stai cacciando via dei soldi, eccetera, ma ti stai complicando la vita. Il costo vero non è tanto nel fare sicurezza informatica dove non serve, ma sono nelle conseguenze indirette di avere un sistema più chiuso. Perché nel momento in cui metti un divieto che è fortemente avversato dalla maggioranza degli utenti,
cominciano le resistenze più o meno passive, attive, eccetera, eccetera. E quindi, ecco, poi chiaramente una clinica veterinaria non è in quella situazione lì. Arrivare all'equilibrio proprio perché, come dicevi tu, certi post assolutamente illegali portano utenti, portano like, portano gente che vede. Andare a vedere però questa roba anche quanti soldi ti porta, perché se siamo lì e lo facciamo per dei soldi. Ovviamente se tu metti il post del cliente del pappagallino, sì, il cliente deve aver firmato il consenso, se no appunto rischi anche solo quello che ti pianta la grana per principio. Una realtà grossa si può anche permettere, come in realtà si permettono addirittura le grossissime, di avere dei buchi mostruosi, dei casini mostruosi. Ogni tanto gli capita la causa milionaria e chi se ne frega, tanto fai tanti soldi. Il titolo calerà un pochino in borsa e vabbè, l'amministratore delegato può darsi che non sarà troppo contento di vedere calare il valore delle sue stock option, ma è temporaneo, poi la borsa risalirà. Gestirò il problema quando si presenta, tanto. Perché se sei piccolo, ok, e ti sono entrati dentro perché non avevi nessuna protezione e ti hanno cancellato tutti i computer, tu sei bloccato anche solo nel fare le fatture alla signora col suo cagnolino per 1, 2, 3 giorni. Più sei piccolo, più la sicurezza informatica ha un impatto diretto su di te, il tuo lavoro, la tua vita personale, i tuoi casini, eccetera. Più sei grande, più sì, il buco sarà grande, ma chi se ne frega. L'amministratore delegato di un'azienda dello Standard Poor's 500 piglia delle cifre mediamente attorno ai 20-30 milioni di dollari l'anno. E la sua azienda dichiara di utili quei 500 milioni ogni 3 mesi. Vuoi che gliene freghi qualcosa se anche scoppia un casino da 100 milioni? Tu non puoi inviare delle email per un giorno o 2 giorni. E tu non riesci a lavorare per un giorno o 2 giorni. L'azienda non le invia per un giorno o 2 giorni. Sì, anche l'azienda non riesce a lavorare, però per un professionista che lavora da solo, singolo, 1 o 2 giorni senza lavoro vuol dire 1 o 2 giorni senza pappa. Per l'azienda vuol dire una perdita economica. L'impatto è nettamente inferiore. Quelli che citano nomi e esperienze pregresse è la prima spia che non ne sanno un tubo di sicurezza informatica. La sicurezza informatica è come fare per certi versi il prete, l'ispettore e il giudice, ok? C'è un conflitto di interesse alla base, tu hai tutto l'interesse che l'altro abbia dei problemi di sicurezza informatica, d'accordo? Ehm, L'altro non si fida. Visto che la sicurezza informatica si basa sulla fiducia, se non c'è la fiducia già alla base, le cose diventano complicate. Ma questo è un consiglio che non do ad aziende piccole e medie, ma piuttosto ai responsabili IT di sicurezza informatica, eccetera, eccetera. Primo, è necessario un tecnico che gli faccia una domanda tecnica per capire se è veramente competente a livello tecnico, perché la sicurezza informatica nasce da lì. Tutti il resto sono bla bla, quelli che dicono che è un sistema, che è una cosa, valle. Ok? Attenzione, Picasso faceva quello che faceva, ma sapeva dipingere da Dio in maniera classica, se voleva. Il super competente tecnico che arriva a dire che è un sistema vuol dire una cosa. C'è molta gente che dice che è un sistema, che è un processo, ma in realtà lo fa per mascherare la sua assoluta ignoranza e incapacità nel fare sicurezza informatica. Quindi questa è la prima cosa. La seconda domanda è appunto capire, da tentarlo della serie, boh, ti lascio lì la mela come Eva e se non la raccoglie, molto probabilmente una persona di fiducia. Tentarlo, cioè porli in una situazione di conflitto di interesse e vedere se è pronto a rinunciare ai soldi.